Benvenuti o bentornati, sono Raf e bentornato anche a me, visto che nelle ultime settimane per vari motivi non sono riuscito a pubblicare molti video. In questo video parliamo dell'espressione da parte di, un'espressione che viene spesso un po' trascurata. Vedremo che differenza c'è fra da parte di, dalla parte di e la semplice preposizione da. Non si tratterà naturalmente di dare delle regole grammaticali assolute, ma di riflettere un po' sull'uso di questa espressione, tenendo presente che persone diverse possono avere opinioni leggermente diverse. Cominciamo dalle frasi passive. Prendiamo una frase passiva come «La Gallia è stata conquistata dai Romani nel I secolo a.C.». In questo caso, il complemento d'agente, come succede in genere in tutte le frasi passive, viene introdotto dalla preposizione da, dai Romani. Il complemento d'agente indica nelle frasi passive chi compie l'azione. In questo caso sono i Romani che hanno conquistato la Gallia. Quindi in questo caso il complemento d'agente viene introdotto dalla preposizione da. Ma in certi casi, sempre nelle frasi passive, il complemento d'agente può essere introdotto da parte di. E praticamente ci sono due casi in cui questo avviene. Il primo caso è quello in cui semplicemente vogliamo essere un po' più formali. Da parte di introduce il complemento d'agente in maniera un po' più formale della semplice preposizione da. Questo è un esempio preso dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini, dei principi fondamentali dell'ordinamento sanmarinese. E quindi si capisce che siamo in un contesto burocratico dove viene usato un linguaggio formale. Infatti leggiamo questa frase. I capitani reggenti sono regolarmente informati da parte del Congresso di Stato degli affari dello Stato. Abbiamo quindi un verbo passivo, sono informati, e il complemento d'agente introdotto da parte di. Si sarebbe potuto dire tranquillamente sono regolarmente informati dal Congresso di Stato. Ma appunto si utilizza un linguaggio un po' più formale, un po' più burocratico e quindi si utilizza da parte di. Il secondo caso è quello in cui vogliamo contrastare il pensiero o l'azione di qualcuno con il pensiero o l'azione di qualcun altro. Da parte del governo è stato fatto tutto il possibile. Qui possiamo immaginare che ci troviamo di fronte a una situazione complessa, in cui ci sono diverse parti in gioco, diversi agenti devono contribuire alla soluzione di questa situazione e la frase ci dice che il governo ha fatto quello che doveva fare, adesso tocca a qualcun altro. Quindi questi sono i due casi o i due motivi per cui in una frase passiva possiamo trovare da parte di al posto di da. Ma l'uso più comune di da parte di è quando l'azione viene espressa da un sostantivo invece che da un verbo. Cosa significa? Torniamo alla nostra prima frase, quella dell'inizio, la frase passiva. La Gallia è stata conquistata dai Romani nel I secolo a.C. Possiamo anche dire, esprimendo più o meno la stessa idea, la conquista della Gallia da parte dei Romani è avvenuta nel I secolo a.C. In questo caso abbiamo espresso l'azione con un sostantivo, la conquista, invece di esprimerla con un verbo, come nella frase originale, è stata conquistata. Abbiamo sempre un agente, abbiamo sempre chi ha conquistato la Gallia, sono sempre i Romani, ma mentre nella frase passiva l'agente veniva introdotto dalla preposizione da, in questo caso, quando l'azione è espressa da un sostantivo, usiamo da parte di. La conquista da parte dei Romani. E come dicevo, questo è probabilmente l'uso più comune, e infatti si trovano tantissimi esempi, ve ne leggo solo alcuni. Sono in corso approfondimenti da parte della Digos, quindi l'azione qui è espressa dal sostantivo approfondimenti, verifiche legali da parte della RAI, l'approvazione da parte del governo di un decreto legge, eccetera. Poca o nessuna attenzione da parte dei media più importanti. In questi esempi poi si potrebbe sostituire, a seconda del contesto ovviamente, quello che viene dopo di, cioè da parte di e poi quello che viene dopo, con un possessivo. Potrei dire per esempio
da parte nostra non c'è nessun problema, o anche da parte mia non c'è nessun problema. Potrei usare questa frase se stiamo magari cercando di trovare un accordo e io ti dico che per me va bene, per quanto mi riguarda non ci sono problemi. Non userei questa forma troppo spesso. Per esempio, uno degli esempi precedenti era sono in corso degli approfondimenti da parte della Digos. Ecco, se fossi io a fare gli approfondimenti, non direi sono in corso degli approfondimenti da parte mia. Non c'è niente di sbagliato in questa frase. Grammaticalmente va benissimo, ma personalmente la trovo un po' pomposa e potrei esprimere la stessa idea con una frase molto più semplice e dire sto facendo degli approfondimenti. Finora abbiamo usato da parte di per indicare la gente. Nelle frasi passive è una scelta. Abbiamo detto che lo usiamo quando vogliamo essere un po' più formali oppure quando vogliamo contrastare il pensiero o l'azione di qualcuno con quelli di qualcun altro. Ma appunto è una scelta personale. In tutti quei casi si può usare tranquillamente la preposizione da. Invece abbiamo visto che quando l'azione è introdotta da un sostantivo, è espressa da un sostantivo, usiamo da parte di per indicare la gente e non la preposizione da. Ma c'è un altro uso molto comune di da parte di. E quando voglio indicare la provenienza di qualcosa o di qualcuno da qualcun altro che non è presente in quel momento. È più difficile da spiegare che da usare. Praticamente quando dico, per esempio, ti porto un messaggio da parte di Francesca, oppure vengo da parte di Francesca, significa che Francesca ovviamente non è presente in quel momento e mi ha incaricato di portarti un messaggio. E sottolineo che il messaggio viene da Francesca, quindi dico da parte di Francesca. Ora, per essere sicuri di chiarire ogni dubbio, voglio parlare anche dell'espressione dalla parte di. Cos'è cambiato? Semplicemente abbiamo aggiunto l'articolo. Mentre prima usavamo l'espressione da parte di, adesso usiamo dalla parte di. Come ho detto all'inizio, teniamo sempre presente che qui non stiamo parlando di regole assolute. Gli usi possono variare da una persona all'altra, da una regione all'altra, e quindi magari ci sarà chi mette l'articolo dove io non lo metto e viceversa, ma io vi spiego quelli che mi sembrano gli usi più comuni. Quindi, dalla parte di. Questa è un'espressione che ha significati diversi, il significato varia un po' a seconda del contesto. Può servire per indicare un punto di vista particolare e il fatto che io mi identifico, sono d'accordo con quel punto di vista. Per esempio, se c'è una situazione un po' controversa che riguarda una persona, io posso dire sto dalla sua parte. Significa che sono d'accordo, condivido le sue idee, mi convince la sua versione dei fatti. Così, un po' per divertimento, ho notato che ci sono tantissimi libri, tantissimi romanzi che utilizzano questa espressione nel titolo e anche qui è difficile dare un significato unico. Mi sembra che il significato vari un po' a seconda del contesto, a seconda dei casi. Questo, per esempio, si intitola Dalla parte dei vinti. Non l'ho letto, sinceramente, ma dal titolo mi immagino che l'autore si schieri, cioè stia dalla parte, cioè condivida le idee dei vinti, delle persone che sono state sconfitte. Il titolo mi trasmette questo, magari poi leggendo il libro significa tutt'altra cosa, ma il titolo io lo capisco così. E come ho detto ci sono tantissimi libri che utilizzano questa espressione nel titolo, qui ne vediamo alcuni, e questo in particolare mi ha incuriosito perché ovviamente è una traduzione della traduzione del famoso romanzo di Proust. E questo è il titolo originale francese, così chi parla più di una lingua può anche confrontare e capire cosa significa questa espressione dalla traduzione. Qui è come viene tradotto in inglese e qui come viene tradotto in spagnolo. Quindi espressioni magari non facilissime da usare, ma spero utili per chi sta imparando l'italiano. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!